Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, grazie, eternamente grazie per tutto. Allora, ragazze mie e ragazzi, oggi voglio fare una lettura diversa. Non so che casino combinerò, sarà un casino meraviglioso. Cioè, voglio fare sempre la stessa, però sto mettendo oggi questi tarocchi sibillini, ok? Che sono carte sibilline, i tarocchi dell'indovino e questi che non so come si chiamano. Però hanno le stesse carte della scala 40, insomma, del burraco e questi simili, però hanno poi gli arcani maggiori, non so. Siccome ho una nostalgia feroce anni 80, dici che c'entra? Sì, perché negli anni 80 mia madre giocava a burraco, ferocissima nel giocare a burraco. Mio padre no, non ha mai giocato a carte perché non gli piace. Allora voglio mettere queste carte qui di Laura Tuana anni 80, cioè voglio vedere che cosa esce in questi giorni con queste carte, va bene? Poi magari se non ci raccapezzoliamo più ci mettiamo i tarocchi un attimo per capire la situazione. Però facciamo lo stesso simile specchio, lui lei terapeutico, però con questi qua, perché entriamo un po'. Mi viene in mente quel gossip delle nostre nonne, cioè almeno mia nonna leggeva i romanzi Harmony. Ecco, ho questa ispirazione qua. Come sapete, dopo un po' mi annoio, da buon acquario, dopo devo cambiare, devo fare qualche cosa. Quindi facciamo con questi oggi, vediamo in questo clima natalizio, con la chiusura di botto del 2025, l'anno 9, che cosa sta accadendo. Abbiamo visto che nella settimana, nelle previsioni settimanali, aspetta, c'è una cosa nell'occhio. Abbiamo visto nelle previsioni settimanali c'è il gran ritorno dell'uguale, come diceva Nietzsche, no? Tutto torna nell'infinita ruota del samsara, direbbero i buddisti. Tutto torna, l'eterno ritorno dell'uguale, come diceva Nietzsche. Poi Nietzsche, insomma, dipende da dove sei cresciuto che dai l'accento, hai capito? Allora, ragazzi miei ragazzi, è comunque sempre un video sempre valido, al momento in cui ti arriva, ti tocca un video, è quello, però siamo in questa settimana calda e vediamo cosa ci dicono. Il 15 dicembre mi hanno detto di dirvi che vi potete prenotare alle masterclass che partiranno a gennaio. Comunque, per qualsiasi variazione ve lo comunico ovunque, ok? Allora, dai, ragazze, ragazzi, partiamo, vediamo che cosa succede qua con questi due oracoli diversi. Vediamo, che dici? Mettiamo prima gli oracoli? Sì, mettiamo prima questi. Allora, vediamo che ci succede in questa settimana, divino maschile e divino femminile, poi lo vediamo anche come la lettura sciamanica, no? Però prima entriamo in un altro mondo. Allora, vediamo sulle energie di lui, che cosa abbiamo? Sulle energie di lui in questa settimana. Allora, vediamo come sta messo questa settimana. Vediamo. Si sente incompreso, amore incompreso. Strano, di solito sei così fluido nel linguaggio emozionale tu. È strano. Strano. Qua c'è un po' di orgoglio, amore incompreso, due che si danno le spalle, un cuore trafitto dalla frecciolina e c'è un po' di incomprensione. Vediamo da sta parte. Mi sto facendo proprio ispirare in questa lettura qua. Vediamo lei come sta. Amore negato. Lei si sta negando volontariamente qualcosa. Ok, bene, partiamo benissimo. Perché? Partiamo benissimo. Amore negato, amore incompreso. Ok, si stanno dando le spalle tutti e due. Vediamo cosa ci raccontano. La cosa si fa molto interessante. Allora, mettiamoci qua. Mettiamoci qua. Guarda, io voglio... tolgo il quaderno da qua perché mi sto facendo proprio ispirare. Metto i miei oracoli subito. Vediamo lui che cosa gli dice. In questa incomprensione che lui dà le spalle quasi sia per orgoglio. Vediamo quali sono i veri sentimenti di questa settimana che muovono il maschile. Ah, sono scappato per paura che mi lasciassi. Ti vedo più di me, quindi mi allontano.
E quindi c'è orgoglio, c'è una ferita dell'orgoglio. Prima che mi lasci tu, scappo io, il gatto e il topo praticamente. Sono scappato per paura che mi lasciassi. Quindi c'è un'alta considerazione del femminile da parte di lui. E per questo un po', no? Non voglio subire la ferita dell'abbandono, abbandono prima io, che poi è lo stesso specchio, cioè non te l'abbiamo spiegato in questi 5 anni, cioè voglio dire, ogni volta te lo ripetiamo fin quando non le prendi, ok? Ok, ecco. Allora, vediamo un po' cos'altro muove le sue emozioni questa settimana. Io non mi abbasso a mercanteggiare, eh sì, c'è molto orgoglio qua, maschili con dell'orgoglio che per carità può essere anche interessante, intrigante fino a un certo punto, no? Vediamo cos'altro. Qual è la verità del cuoricino tuo? Dai, dillo la Francesca tua. Dai, che siamo solo tra noi. Dai, dimmelo. Qual è la verità del cuoricino tuo? Dai, dimmelo. Vediamo. Ah, qua casca l'asino! Ti sto aspettando, carta carta. Fa tutto l'orgoglioso e poi ti prego, speriamo che mi chiama, ti prego, speriamo che mi chiama. Intanto la blocco, però speriamo che mi chiama. Cioè, c'è un po' di disturbo di personalità, però noi che siamo sciamani qui, no, nella nostra famiglia, non vediamo, non associamo queste espressioni a delle categorie diagnostiche, ma piuttosto ti diamo il lascia passare per comprendere che potrebbe essere una malattia sciamanica, cioè quella di aver perso un po' l'anima. Quindi comunque ti sto aspettando. Quindi avete capito, no, come sta messo questo? Ok. Vediamo da questa parte, ci prendo queste altre carte qua che non le stiamo usando da un po', non è vero ragazze? Ragazzi, vediamo se le trovo, ecco, le ho trovate subito. Eccole. Queste qua, che sono in spagnolo, ve le traduco subito, Allora, vediamo un po' i messaggi di lei con questo amore negato. Messaggi di lei con questo amore negato. Insoddisfazione c'è. No, non stavo contenta di come stavano andando le cose. Ok, quindi ci sono delle insoddisfazioni per l'energia femminile. Non sta contenta di come stavano andando le cose e quindi si è negata o ha negato qualcosa o ha negato proprio l'amore o ha negato qualcuno. Cos'altro dice lei a lui? È indignata, è un po' arrabbiata. Eres mejor persona che io. Ah, guarda, sono carte simili, Qua lei dice sei meglio di me, dice lei a lui, no? Ed è indignata, ed è arrabbiata, no? E sono più o meno carte simili. Qua c'è proprio una tensione, si stanno specchiando le stesse cose, capito? Si stanno specchiando le stesse cose, c'è un po' di arrabbiatura da entrambe le parti, va bene? Ok, e mo le sistemiamo. Vediamo cos'altro dice lei a lui, la profondità di lei qual è? Contilleo, ho paura di quello che pensano gli altri. Lei ha un po' paura di quello che potrebbero pensare gli altri rispetto alla situazione con lui, magari pensa a pettegolezzi o pensa a delle cose che magari lei non riesce ad avere sotto controllo. Guarda, qua c'è un lavorio di mente. È la mente che vuole tenere sotto controllo le cose, no? È la mente che non lascia accadere gli eventi. È come se il femminile può far fatica o ha fatto fatica fino a questo momento a farsi fluire con gli eventi, ma piuttosto li ha analizzati. E quindi analizzare gli eventi che accadono significa controllarli e quindi significa incazzarsi, indignarsi, capito? Però allo stesso tempo, e quello è lo strumento che abbiamo per evolverci, no? Ok, vediamo un po', ok, abbiamo capito un po' come stanno le cose. Allora, vediamo un po', come la facciamo questa? Come l'altra? No, qua dobbiamo fare un altro tipo. Va bene, energia attuale, partiamo da qua, dai. Sto saltando quello che avevo pensato di fare con il solito schemino, però poi riallacciamo pure la lettura più profonda, no? Vediamo. Energia attuale di lui, anche se l'abbiamo capito. Energia attuale di lui.
nei confronti di lei o energia attuale di lui a seconda del seme della carta. È triste. Tristezza, ansietà, dispiaceri, che poi è un 6 di picche, no? Un po' come il 6 di spade. Questo allontanamento da lei, o un allontanamento, insomma, c'è una certa tristezza, una certa ansia in questo amore incompreso. Quindi energia attuale, tristezza. Vediamo quali sono i pensieri, i pensieri che sta facendo lui. Sta pensando di farle un regalo, siamo al periodo natalizio, regali, proposta di affari. Sta pensando di farle una proposta di affari, magari sono stati insieme, amore pazzesco, poi sai, vorresti metterti in società con me? Sempre, non devi essere col tatto, devi essere gentile, carino, ok? Sta pensando di farle una proposta, ma a parte gli scherzi, che poi non è uno scherzo. Una proposta, sta pensando di farle un regalo, una proposta. Vediamo che cosa ha veramente nel cuore a questo punto, quindi cosa vuole veramente la sua anima. Anzi, agganciamoci allo schemino dell'altra volta. Qual è l'inganno dell'ego? Cioè, che cos'è che si racconta? Che cos'è che si racconta l'ego? Per non soffrire, per non guardare le sue ferite, per non guardare giù. Cos'è che si racconta l'ego? Ah, guardate come sono chiare queste carte. Allegro, sono allegro, magari mi faccio un burraco, guadagno al gioco, non ci penso, sono allegro. Ok, l'ego gli dice, dai, che cosa vuoi che sia? Che cos'è la carta? Controversia, avversità e contrarietà, avversità. L'ego gli dice, dai, non ci pensare, tanto voglio dire, le cose passano, non ci pensare, distraiti, gioca, sia allegro. Questa è una facciata, è una facciata. Se lo vedete allegro così, non è vero, sta morendo qua dentro. Cioè, nel senso, questo gli racconta l'ego. Queste carte con le diciture danno proprio una visione chiara. Che cos'è che vuole veramente l'anima? Vediamo la verità del suo cuore, visto che te l'ha detto, sta aspettando. Qual è la verità del suo cuore? No, 2000 no, una. Qual è la verità del suo cuore? Cosa vuole veramente? Vuole la patria! 10 di cuori, come fosse il 10 di coppe. La sua anima vuole condivisione, la sua anima vuole stringersi nella bellezza, vuole la famiglia, vuole stare insieme alla bellezza, vuole condividersi, vuole tutto, vuole tutto. Quindi la sua anima vuole la gioia completa. Non, dai, non ci penso, sto male, vuole la gioia completa. Ok. Vediamo a questo punto, qua nello schemino avevamo messo la proiezione che fa su di lei, qual è? Che cos'è che proietta su di lei che invece è una risorsa sua? Che cos'è che proietta su di lei? Quali sono le proiezioni che farà in questa settimana che invece è una risorsa sua interna? Che cosa ti ho detto? Qua c'è visita, riuscita, sollievo. Cioè, aspetta che sia lei che deve andare da qualche parte, che deve andare da lui, però lui, vedi, ti sto aspettando, no? Quindi questa è una sfumatura di quello che proietta su di lei, che sia lei a cercarlo per alcuni. Cioè, stiamo andando proprio a pane, pane, vino, vino, hai capito che ti voglio dire? E poi facciamo la versione più alta, no? Però la versione più alta a questo punto qual è? Cos'è che proietta su di lei? Proietta su di lei cos'è il tre di coppe? La gioia, l'allegria, il saper vivere il momento presente, nella piacevolezza, nell'allegria, nella contentezza. Proietta su di lei la leggerezza che invece lui può sperimentare in sé, che non è l'illusione dell'ego, l'allegrezza, facciamo finta di niente. È la gioia di vivere il momento presente che proietta su di lei, come se lei ce la facesse e lui no. Capito? Come se lei ce la facesse veramente a vivere la gioia del quotidiano, a viversi la storia con leggerezza, senza quelle troppe fissime mentali, fissità mentali, capito? Sì, proietta su di lei questa leggerezza che invece lui ha dentro di sé, se eliminasse non è che eliminasse più che altro, se non si facesse cogliere da vittima dalle emozioni più profonde, fondamentalmente è questo, no? Eh sì, senza stare sostenuto, ecco questo volevo dire, abbiamo dei lui sostenuti che vedono in lei maggiore leggerezza,
invece è una leggerezza che loro stessi potrebbero acquisire e viversi qualsiasi tipo di relazione con più gioia, ok? Allora, vediamo adesso qual è dove avviene la crisi, il punto di svolta in questa settimana. Nemico spia rivale. Quando vedranno che un altro si può prendere il loro posto, ci picchia. Ovviamente sto adattando tutto a queste carte qui che abbiamo preso. Nemico spia rivale. Quando hanno il crollo, quando vedono che qualcun altro annusa qualcosa che potrebbe appartenere a loro, hanno la resa, il crollo. Questo è anche una sorta di paggio di spade, quindi quando hanno a livello più sottile, quando è che hanno il crollo, la resa in questa settimana? Quando gli arriva una certa intuizione, o meglio, quando la loro mente si chiarisce rispetto a quello che sta attraversando, capito? Vediamo un po' qual è l'integrazione finale che fa nei suoi confronti, quindi in questa settimana, cioè che fa in se stesso ma anche nei suoi confronti. Dolore e sconforto, è uscito al contrario, morte, dissipazione, disonore. Allora, in questo caso vediamo la morte, quindi che cos'è che fa su di lei? Un cambio radicale, perché la sua anima chiama questo 10 di coppe. E di che cosa parla questo cambio radicale? Questo ladro, disonesto, azzardo, il cambio rispetto alle bugie, rispetto a raccontarsi bugie, un altro? Falsità, frattura, cioè fa un cambio micidiale questa settimana rispetto a tutto ciò che ha diviso la relazione o sta tenendo separati, capito? Comunque poi ci metto i tarocchi perché voglio capire bene qua, però il succo è proprio questo. Dai, mettiamoceli subito a sto punto. Vediamo che cosa dicono. Allora, a questo punto mettiamo con i tarocchi l'energia attuale sul 6 di picche. L'energia attuale. Il matto, vedi, vorrebbe, guarda, vorrebbe, qua ci sono energie maschili che vorrebbero avere fede e lanciarsi nel vuoto, in quello che stanno sentendo, no? Fare, rischiare. Sì, i pensieri con il 3 di quadri, 9 di denari. La vedono, allora hanno un'immagine del femminile autonoma, hanno un'immagine di una persona che non ha bisogno di nessuno per essere felice, infatti il femminile ha lavorato di più, no? E hanno un'immagine proprio che sanno che per conquistarla è necessario una certa maturità animica, la stanno pensando molto. Il 9 denari per molte dottrine tarologiche è la consultante, no? E stanno pensando anche di sentirsi bene psicofisicamente. Cosa le racconta l'ego con quel 9 di fiori, con l'allegrezza? 9 di spade, che cosa mi dici allora? Cioè, infatti vedi che ho ragione. Allora, l'ego gli dice, dai, non pensarci, fregatene, o comunque sia, passaci su, sii leggero, eccetera, però sta impazzendo col 9 di spade, non sta più a quello che gli racconta la mente, sa che non porta da nessuna parte. Cosa vuole davvero l'anima col 10 di, 10 di cuori? L'anima vuole la condivisione totale, il 5 di spade qua non vuole più bugie, non vuole più che l'ego gli menta, non vuole più bugie, non vuole più che l'ego gli menta, l'anima non vuole più combattere delle guerre inutili, questo è il senso. Cos'è che proietta su di lei che invece è suo col 3 di cuori? Ancora? Guarda, il 10 di denari vede in lei la possibilità, vede in lei tutto quello che lui vorrebbe come stabilità, cioè il fatto che lei lo sa fare, sa creare un'eredità spirituale oltre che eredità materiale, cioè vede in lei tutto quello che lui stesso potrebbe fare di lui, hai capito? Vede in lei il fatto che ha una leggerezza tale di vivere la vita che riesce a costruire tutto, ma tutte queste cose sono sue, interne. Allora, andiamo a vedere qua con il nemico spia rivale dove avviene la resa. La morte, di nuovo, vedi che ti ho detto, la resa c'è un cambio netto nell'avere
nel sospettare tutto. Che cosa voglio dire? Tutte le le fisse mentali che la sua mente gli fa avere, nemici, spie, rivali, circostanze che vede esternamente come reali, la mente questa settimana c'è un cambio netto, c'è morte, morte, un cambio netto su quelle dinamiche che non sono più conformi all'evoluzione vera, animica, no? E vediamo su questa morte qui, quindi il cambio totale che fa su di lei, che fa prima di tutto con se stesso. L'otto di denari si impegna nel far funzionare le cose da una nuova prospettiva. Vedi, la papessa c'è qui seguendo la sua intuizione. E certo, sì. Cioè, qua c'è una caduta delle maschere in questa settimana. Una caduta delle maschere. Perché qua lui arriva... qua c'è quella paura di essere ferito qua, in questa settimana, di essere sostituito, no? Non scelto, il rivale, crisi, ok. Questo nemico qua è la sua ombra. Cioè, può essere un rivale reale, ma che cos'è la realtà? Quando noi vediamo un nemico fuori, la nostra ombra è l'anima che ci proietta quell'immagine affinché tu possa svelare la tua ombra, no? Quindi non è tanto un rivale reale, tra virgolette, è la sua ombra. Cioè, è quella parte che sabota sempre per non sentirsi sbagliato, no? E qua in questa settimana crolla il personaggio, cioè crolla il personaggio, la maschera, perso, come dicono gli Etruschi, e rimane l'uomo. E infatti tutte queste falsità, poi frattura, cioè cos'è sta roba qua? È la maschera, è ciò che lui ha finto per essere, ha finto per sentirsi forte, ma ora cade. Sotto la maschera c'è una persona che vuole imparare, vuole lavorare su di sé, vuole ricostruire, vuole migliorare. Questo 8 di denari è la frase chiave: sto imparando ad amarti bene, perché voglio far funzionare le cose nella totalità, capito? Nella totalità voglio far funzionare le cose. Quindi questa settimana il maschile entra in una fase di confessione silenziosa. È come se l'universo gli avesse strappato proprio il tappeto da sotto i piedi per costringerlo a guardarsi dentro. È triste, irrequieto, allo stesso tempo pronto a buttarsi, no? Vuole offrirti qualcosa, vuole dimostrare, non sa come. L'ego gli dice di ridere, di sdrammatizzare, ma il cuore non dorme mica. Cioè, la sua anima vuole casa, vuole pace, vuole verità. E ti proietta il suo stesso desiderio di venire verso di te, perché lui stesso brucierebbe per farlo, hai capito? E che succede poi? Arriva il crollo. Vede la sua ombra, il suo nemico interno, la sua paura, ed è lì che guarisce. La maschera cade, l'orgoglio si piega e lui si mette al lavoro su di sé. Questa settimana il maschile non è debole, è vulnerabile, è sincero ed è in trasformazione. E proprio per questo si avvicina, capito? Wow, bello, mi è piaciuto queste carte qua. Vediamo questa parte che sta succedendo con amore negato, insoddisfazione, incazzamento, cosa pensa la gente. Ok, mi sembra poi di tornare in quelle serie TV, non so se avete visto quelle serie su Netflix, tipo Bridgerton, qual era l'altra mi sono vista? Quando il pettegolezzo di corte era proprio, come si chiamava l'ultima? Caterina di Russia forse era, Carolina, Caterina, insomma, vabbè, mi sembra quella cosa a corte, no? Cosa pensano gli altri, i pettegolezzi di corte. Ok, allora, andiamo a vedere con queste altre carte, vediamo un po' che cosa ci dicono. Energia attuale di lei, energia attuale di lei. Energia attuale di lei. Ambizione, qua abbiamo un 6 di quadri, l'ambizione, lei è molto ambiziosa. Cos'è l'ambizione? È il raggiungere determinate cose. Vedo questa carta di apertura molto forte per lei. È un 6, quindi è un numero di equilibrio. Vedo i femminili che aprono con questa energia di equilibrio. Il femminile ha l'ambizione di creare delle cose, che sia sulla sfera lavorativa, sulla vita pratica, nella relazione d'amore. È molto ambiziosa il femminile e questa è una buona energia. Vediamo quali sono i pensieri di lei in questi giorni, i pensieri.
i pensieri, cosa sta pensando? Malvagità, addirittura queste si leggono pure al contrario. Privazione, malvagità. Sta pensando che ci sono, vabbè, queste carte sono là, voglio dire, è la donna di picche, questa, un po' la regina di spade, come se fosse un po' la regina di spade al contrario. Sta un po' incazzata, è questa indignazione. Cioè, quando vuoi realizzare qualcosa, pensi che ci siano degli ostacoli davanti a te, no? Ma gli ostacoli sono tutti interni. Quindi sta pensando che ci sono degli ostacoli che ha l'ambizione di superare. Mo, che sia una figura di una persona, che siano gli ostacoli, e questa regina di spade è un po' adirata. Vediamo che cosa le racconta l'ego in questi giorni. Vediamo cosa le racconta l'ego. L'eremita, e l'ego qua gli racconta una cosa interessantissima, interessantissima qui. Meglio stare da sola, meglio stare da sola. Però c'è indignazione qua, cioè c'è della serie, meglio da sola, capito? Quando dice queste cose così che poi non è la verità. Perché l'eremita su cosa gli racconta l'ego? Meglio che sto da sola, faccio tutto da sola. C'è un po' questa energia di turbolenza, no? D'altronde stiamo chiudendo un 2025, ma anche se guardi questo video tra 10 anni è un passaggio iniziatico. Vediamo che cosa vuole veramente la sua anima. Cosa vuole veramente l'anima di lei in questi giorni? Vuole l'amore! Che ti ho detto, già con le prime carte avevo capito che l'energia è la stessa, Cioè, l'amore. Cosa vuole veramente la sua anima? L'amore. Vuole l'amore vero, condiviso, senza indignazione, vuole la vera condivisione. Però anche quando siamo incazzate, no? Sapete che io col dio Ares ci faccio l'amore ogni giorno perché mi accompagna dai primi giorni sulla terra il dio Ares. La rabbia, l'indignazione, cioè noi la dobbiamo usare, sono opportunità. Allora, mi vedi la regina di spade e regina di picche al contrario, che fai? Rituale erotico della Kundalini, hai capito? Quindi, cosa vuole la sua anima? Davvero l'amore. L'amore. E vediamo cos'è che proietta lei su di lui che invece è dentro di sé. Cos'è che proietta lei su di lui? L'intraprendenza, crede che lui o l'altro fuori da sé sia una persona che fa il primo passo, che fa gesti concreti, che la concretezza è soltanto su di lui, la vede su di lui, che lui si muove, fa, agisce, ma che porta delle offerte concrete nella vita, in genere anche nella costruzione di un rapporto, ma questa, l'intraprendenza è di lei l'intraprendenza. Capito che ti voglio dire? Quindi vede in lui la proiezione. Qua mi viene in mente magia pratica zero, ragazze e miei ragazzi, Magia pratica zero, per chi sta facendo la pratica di 21 giorni, qual è il video da studiare in questa settimana, oltre a quello che state facendo, è magia pratica zero o riascoltare. Perché lei vede in lui doti, capacità e talenti che invece sono in ombra dentro di sé, e attraverso l'immagine che lui li fa, tutto quello che lei vede che lui è bravo a fare o sa fare o che è suo, sono delle immagini che l'anima le proietta affinché possa sviluppare in lei la stessa intraprendenza. Capito? Vediamo qual è la crisi, il punto di svolta in questi giorni per lei. La bellezza, questo è un 8 di quadri, un po' come l'8 di denari. Qual è la crisi, il punto di svolta? Lei capisce che il suo darsi, cos'è la bellezza? È la forma attraverso cui l'amore si manifesta in natura, è il darsi, l'offrirsi, quindi darsi al suo talento, darsi a quello che è, che sa fare bene, è la sua vincita. Si vedrà bellissima, si vedrà magnifica, si vedrà in tutto il suo talento, in tutti i suoi doni. Questa è la crisi punto di svolta che avverrà. E vediamo l'integrazione che ne consegue. L'integrazione che ne consegue. E poi arrivo, cavallo di coppe, cavallo di cuori, e poi si darà all'amore lei. Si darà all'amore lei. Sono due energie molto simili. Il punto di svolta è quello del cavaliere di cuori, cavaliere di coppe. Che cosa? No, punto di svolta, scusami, l'integrazione che fa. Perché sentendosi non inferiore a nessuno, ma piuttosto unica e irripetibile, lei si darà tutto ciò che la emoziona. Lei, molte energie femminili faranno il passo verso energie maschili. Mo.
da questa parte sto parlando anche di uomini, capito? Vedi un po' dove ti ritrovi. Molte energie più femminili, più ricettive faranno il passo verso delle energie maschili, che possono essere anche uomini da questa parte, ok? Vediamo di metterci tarocchi così mi è tutto più chiaro del chiarissimo. Allora, energia attuale di lei con l'ambizione, energia attuale di lei con l'ambizione. Cos'è? Ah, questo è il sole. Lei ha una bellissima energia di chiarezza, di gioia, di felicità, ambisce a realizzare la felicità, capito? Ambisce a realizzare, il sole è proprio la felicità. Cioè, quando vedi il sole è la gioia pura, il sole è ciò che nutre, che dà vita, oltre all'ossigeno. Quindi lei vuole realizzare la gioia. I pensieri di lei con la regina di picchi al contrario, malvagità, vediamo. I pensieri di lei, 10 di denari. Molti di lei, alcune energie femminili pensano che ci siano delle persone che si mettono in mezzo nella realizzazione del loro benessere. Può essere una suocera, può essere una zia, può essere un'altra persona, o può essere proprio è la sua stessa ombra che si mette contro la realizzazione della sua stabilità a tutto tondo, familiare, lavorativa, mi spiego? L'illusione dell'ego con l'eremita. Cosa le racconta l'ego con l'eremita? Sto bene da sola e tutto arriverà col matto. Non mi impegno, sto bene da sola, non mi impegno, non ci metto. Questo è quello che gli racconta l'ego, che non è reale. Sto bene da sola, faccio le cose da sola, con il matto, seguo l'istinto, non mi impegno in delle cose. Perché sono un po' incazzata, fondamentalmente è questo, capito? Comunque fammi mettere tutte, poi faccio resoconto. Cosa vuole veramente l'anima con l'amore? Con la carta dell'amore. L'anima vuole realizzare il sogno d'amore con la stella. L'anima vuole che lei abbia fede nell'amore, nella condivisione con l'altro, chiunque l'altro sia. L'anima le dice segui il flusso degli eventi, perché tutti gli eventi ti stanno portando alla realizzazione del sogno, la stella d'amore, hai capito? L'anima vuole questo, sentirsi libera dalle sovrastrutture, insomma. Cos'è che proietta su di lui con l'intraprendenza che invece ha dentro di sé? Cos'è che proietta su di lui? Il 2 di spade. Allora, dice, se lui non è... Allora, il 2 di spade è l'incertezza, no? Pensa che lei non sia abbastanza capace, finché non riscopre la sua bellezza, di decidere, di intraprendere, di fare delle cose concrete. E vede che lui è indeciso e allo stesso tempo l'indecisione è la sua interna. Nonostante veda in lui l'intraprendenza come archetipo, come immagine, siccome la sua anima vuole che lei capisca che lei è intraprendente, gli fa vedere dall'altra parte l'indecisione. Mi spiego? Mi spiego? Affinché lei prenda in mano, l'energia femminile prenda in mano le redini delle situazioni. Ok. Crisi, punto di svolta con la carta della bellezza. 6 di coppe, chiaro. Allora, in questa settimana lei si allea a un'energia bellissima, che è quella del darsi a quello che è. Sono bellissima o bellissimo, sono magnetica e sono unica. E questo dove la riporta? A quella dolce infanzia, 6 di coppe, in cui si sentiva tale. Perché il tempo lineare è un'illusione. Tutto accade adesso. Le immagini del passato sono immagini che accadono adesso quando tu le ricordi. Allora lei in questa settimana si ricorderà quanto la sua bellezza di bambina interiore o bambino interiore le serva per realizzare il suo scopo della gioia. Poi vi faccio un'altra interpretazione, però fammele mettere tutte. La carta dell'arrivo, Cavaliere di Cuori, il punto di svolta totale con l'arrivo. Il 2 di denari, le cose ritornano in equilibrio tra due opzioni, ma mi comporto in questo modo o in quest'altro, qual è il modo giusto? Ok, il 2 di denari è è la danza dell'equilibrio, la danza tra oscillare tra due mondi, un po' lo sciamano è questo 2 di denari, no? Oscilla tra il visibile e l'invisibile, perfettamente danzante tra i due mondi, quindi l'equilibrio tra i due mondi.
un equilibrio tra faccio così o devo fare così, una decisione netta così o netta così. No, no, è una danza, è una danza. Fammi vedere ancora sull'arrivo, punto di svolta. E qua il 4 di bastoni. Vedo la celebrazione per quello che succede in questa settimana. Vedo incontri, vedo armonia, riequilibrio delle situazioni. È molto bello, eh? Sì. Comunque vi faccio notare che praticamente sono energie analoghe. Cioè, incredibile. Cioè, ma riguardiamo un attimo questo femminile, no? Amore negato, insoddisfazione, indignazione. Cioè, qua mi stanno raccontando di un femminile che parte da una vibrazione ferita. Ho la sensazione di aver dato tanto senza ricevere abbastanza, di aver bussato a delle porte chiuse, di aver visto la barca qui della felicità salpare mentre io rimanevo sulla riva, no? Questa è una ferita antica però, quasi ancestrale. Questa è la ferita di non sentirsi scelta. Questa è la ferita di non sentirsi valorizzata, considerata. E che succede? Malvagità nel mentale. Questa non è cattiveria vera, questa è un po' l'autodifesa esasperata, no? Cioè la mente del femminile scatta qua in modalità corazza, si irrigidisce, giudica, diffida, vede nemici dove ci sono le ombre, no? Questo perché? Perché l'ego le sta raccontando con il suo eremita ferito, me la cavo da sola, non ho bisogno di nessuno, non mi espongo, ma è una strategia questa, che la prosciuga, no? Invece di proteggerla. E col matto vado dove devo andare, da sola, ok? Ma la verità, eccola. Qual è la verità? Quando togliamo tutte le maschere, quando il femminile smette di fare la guerriera vittimistica però per un secondo, questa carta dell'amore chiarita dalla stella è chiaro, cioè la sua anima non vuole l'indifferenza, non vuole il gelo, non vuole ritirarsi nella montagna dell'eremita, la sua anima qua desidera dolcezza, connessione, apertura, luce, cioè desidera amare ed essere amata, senza dover fare, no, le 100 miliardi di battaglie per meritarselo. E quindi che cosa fa su di lui? Sei tu il mio blocco, eccolo. Fanti di quadri, l'intraprendenza, sei tu il mio blocco. Cioè, lei vede in lui l'indecisione, il blocco, l'indifferenza, l'instabilità, ma questa è la sua stessa parte bloccata, quella che non sa più da che parte aprirsi. Non è lui il muro, è la sua paura di essere ferita ancora il muro, mi spiego? E il miracolo poi avviene in questi giorni, eccolo qua. Il femminile si ricorda chi è, non si forza, non fa strategie, non mendica. Eccola qui, bella così appunto come a Bridgerton su Netflix. Cioè, qua lei sente dentro di sé proprio una bellezza che non dipende più dagli altri. Ritorna all'innocenza del suo cuore. Quella bambina, quella che dava senza calcoli, quella che giocava, quella che credeva nella magia, no? È un ritorno potente. E vi ho detto nella stessa settimanale che tutto sta tornando. Cioè, l'eterno ritorno dell'uguale. Alla fine lei sceglie se stessa. Questa carta è che comunque lei sceglie se stessa, scegliendo se stessa si apre l'amore, no? Cioè, il femminile fa un passo reale qua, concreto, ma non è necessariamente verso di lui, cioè può anche essere verso di lui, ma è verso la propria stabilità, 4 di bastoni, verso un suo sogno, verso una sua decisione di cuore. Questo più che altro è un sì, dico sì alla vita, dico un sì al mio valore, la bellezza, dico un sì alla relazione solo se rispecchia ciò che lei sa adesso di meritare, capito? Questa è un'energia che conquista casa, equilibrio, stabilità. Questo è un cuore che smette di correre via, smette di rincorrere gli altri, finalmente cammina verso la sua verità, mi spiego? Quindi che cosa succede in questa settimana al femminile? Che lascia andare il rancore, lascia andare la sensazione di essere invisibile, smette di indursi a sentirsi, come dire, cioè perché quante volte noi ci induriamo, no? Cioè quello è il senso. Lei si rende conto che l'ego la stava proteggendo male,
si riscopre proprio il suo desiderio autentico di amore, scioglie le proiezioni su di lui, non è lui il problema, è la sua paura il problema. Che fa? E ritrova la sua bellezza interiore, si ricoppia grazie a un ricordo, grazie a un'emozione, un ritorno al cuore bambino, e fa un passo concreto verso una vita più allineata, più stabile, e si prepara a ricevere amore, perché finalmente lo dà a se stessa. Mi spiego? Eh sì, qua stiamo chiudendo bei carmoni. Ecco il carmone. Il carmone, sì. Allora, mettiamo quindi con questa risoluzione, andiamo a vedere con le carte degli archetipi, quindi cosa viene risolto nel maschile, cosa viene risolto nel femminile. Qual è l'archetipo che incarna il maschile? Eccolo. Ah, dilettante, mi lancio, seppur non so fare una mazza, mi lancio, cuentacuentos. Abilità per esprimere la vita attraverso il linguaggio e i simboli. Questa è comunicazione. Si lancia nelle comunicazioni. Con tutta la sua vulnerabilità si lancia, comunica, arreso alla sua bellezza e alla sua vulnerabilità. Si lancia, parla, manda messaggi, scrive canzoni, fa cose, ok? Bello, bellissimo. Qual è l'integrazione del femminile, l'archetipo? L'archetipo, sono uscite 3, le lasciamo, ok, atleta, supera se stessa, un'ottima compagna diviene, e poi la bambina magica. Ditemi se non è l'epilogo di quello che abbiamo detto. L'atleta è superare se stessi, superare i propri limiti, le paure, no? Che abbiamo visto che lei proietta su di lui. Compagniera, lealtà, tenacia e carenza di egoismo. Sarà un'ottima compagna in questi giorni di confidenza con chiunque, superando i limiti delle sue paure. E poi bambina magica, e questo si ricoppia con la bellezza. Lei vedrà tutte le cose, vedrà in tutte le cose il potenziale di bellezza santa. Crederà che tutto è possibile, crederà che tutto è possibile. Cioè, questi sono grandi risvegli, dai, ma facciamo un applauso ai nostri archetipi. Sono grandi risvegli, memorabili, bellissimi, bellissimi. Allora, riassumendo il tutto, portandolo anche su altri piani, no? Questa settimana, proprio nel teatro sacro della psiche, perché questo è il senso, il maschile e il femminile interiori, perché sono energie interne a noi, no? Al di là di una persona o meno, stanno vivendo una specie di terremoto iniziatico. Cioè, come se i due poli qua si fossero accorti, maschile e femminile, che continuando a correre ciascuno per conto proprio non arrivano più da nessuna parte. E allora che succede? Succede questo, una resa da entrambe le parti, un cedimento delle vecchie armature, cambio di rotta. Lui, il maschile interiore, da un lato c'è un maschile che appare ferito, che appare nostalgico, timoroso di non essere compreso, ma allo stesso tempo terribilmente orgoglioso. Cioè quel tipo di orgoglio che nasce non dalla forza, ma dalla paura di soffrire ancora. E quindi che fa? Scappa, poi aspetta, vorrebbe bussare alla porta, ma teme che nessuno gli apra. Infatti che succede? Vive qua tra ansia, tra desiderio, tra malinconia, voglia di tornare alla gioia, tra fuga, ritorno. Le carte di lui ci mostrano un uomo o un archetipo maschile, che può essere anche una donna, con predominanza energia mascolina, che ha costruito intorno a sé 1000 storie. Perché si è costruito queste 1000 storie? Per non sentire il proprio bisogno più autentico. Qual è questo bisogno più autentico? Amare con fermezza. Eppure, proprio questa settimana, la vita lo mette davanti al suo stesso specchio. Vede nemici ovunque, vede minacce, vede falsità, ma sono le ultime difese dell'ego che crollano davanti alla verità. E la verità è che il maschile deve lasciar morire un'identità, quella maschera di invulnerabilità che non gli serve più. E questa carta qui
mi dice che torna umano, torna vivo, torna capace di dire ciò che prova senza paura. La sua vera integrazione in questa settimana è infatti l'espressione, cuentacuentos, no? Cioè parole vere, simboli sinceri, una voce che vibra finalmente di autenticità, capito? Ok. E da questa parte c'è un femminile potentissimo, che però è stanco. Si sente negato, giudicato, insoddisfatto il femminile. Vorrebbe lasciarsi amare ma teme di essere ferita. Il suo ego infatti le sussurra la solita fiaba. Sto bene da sola, non ho bisogno di nessuno. Ma il suo cuore no. Il suo cuore vuole amore vero, senza cinismo, senza orgoglio, senza strategie. E la sua anima infatti gli manda segnali limpidissimi. Vuole unione, delicatezza, bellezza. E qua abbiamo poi la crisi, no? Quel momento sacro che sembra un crollo. Che succede? Arriva attraverso la bellezza e il sedicoppe, che qui è nostalgia, memoria pura, ritorno all'innocenza. È come se il femminile ricordasse all'improvviso quanto vale, quanto è bella, quanto merita, quanto è potente quando non finge di non desiderare. Infatti qua l'integrazione finale, appunto, dice che lei farà un passo, ma un passo vero, concreto verso la stabilità del cuore. Quindi gli archetipi cosa ci confermano qua nel femminile? La forza di superare se stessa, la compagniera ricorda la lealtà e l'amore autentico e la bambina magica qua le restituisce proprio il potere di credere nei miracoli. Questo è un femminile che non scappa, questo è un femminile che si ammorbidisce, si ricorda chi è, ok? Quindi dentro di noi, che siamo uomini, donne, al di là di chi siamo, si sta compiendo una danza antica. Il maschile ferito che vuole parlare e il femminile stanco che vuole essere visto. E cosa succede con questa danza? Che insieme stanno finalmente smettendo di combattere tra loro. Il maschile lascia cadere le sue difese, il femminile lascia cadere i suoi giudizi. E insieme entrano in un nuovo patto. Qual è questo patto? Verità invece di paura, coraggio invece di controllo, bellezza invece di chiusura. Quindi nel tuo mondo interiore, nel nostro mondo interiore, avviene una piccola resurrezione. Cosa consiste questa resurrezione? Che la rigidità muore, la falsità muore e da qui nasce un incontro nuovo tra questi due poli, non più come due nemici, ma come due parti della stessa anima che scelgono la collaborazione. E quando dentro questa cosa dentro di te cambia, fuori cambia tutto. È chiaro? Se per esempio ti sei riconosciuta di più nell'energia, scrivimi dove ti sei riconosciuta di più, o riconosciuto. Se ti riconosci nell'energia maschile, questa settimana lascia proprio che la tua voce esca, capito? Non trattenere più ciò che senti, parla, scrivi, apriti, anche se poco. Cioè lascia morire la maschera del non ho bisogno, capito? La tua forza non è il controllo in questa settimana, è la sincerità. Ok? Se ti sei riconosciuta nell'energia femminile, questa settimana devi fidarti di ciò che desideri, non devi fidarti di ciò che temi, hai capito? Devi fidarti di ciò che desideri, non di ciò che temi. Non proiettare ostacoli sugli altri. Guarda la tua luce e non guardare la tua paura. Riconosci la tua bellezza, quella che nasce quando non fingi di non volere amore, hai capito? Perché qua mi dice che è tempo di aprirti, non di difenderti. Quindi, che succede in questi giorni? Il maschile si esprime, il femminile si apre e insieme si ricordano come si ama davvero. E io a questo punto ci farei un applauso. Tu stai riprendendo? Sì, ci farei un applauso, ragazze mie ragazzi. Non aggiungere nient'altro perché sono state belle, esaustive, belle. Mi è piaciuta queste carte qua, queste carte diverse che abbiamo messo. Io concluderei qua, ragazze mie ragazzi.
vi ci faccio un grandissimo in bocca al lupo, guardate sempre il segno zodiacale vostro per il mese corrente per integrare tutto questo, ok? Detto questo ti abbraccio forte forte, noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.